Ad inizio film vediamo che i coniugi Simon e Robin Callum si stanno trasferendo in California e con l'aiuto di un agente immobiliare stanno considerando l'acquisto di una nuova casa. Qualche tempo dopo li vediamo in giro per negozi di arredamento e mentre Simon è alla cassa un uomo gli si avvicina dicendogli di essere un vecchio compagno di scuola. Simon inizialmente sembra non riconoscerlo, ma non appena l'uomo dice di chiamarsi Gordon ricorda immediatamente il soprannome con cui veniva chiamato a scuola. Gordo? Essendo di fretta, Simon dice a Robin di appuntarsi il suo numero, promettendo a Gordo che lo avrebbe chiamato presto per fare due chiacchiere. Il giorno successivo Simon esce di casa per andare a lavoro e mentre Robin è sotto la doccia qualcuno suona il campanello. Di fronte alla porta trova una bottiglia di vino insieme ad un biglietto. Quando poi il marito rientra a casa, Robin gli mostra il regalo di Gordo con i suoi auguri di benvenuto. La coppia si domanda come abbia fatto ad ottenere il loro indirizzo, ma per il momento non sembrano dare troppa importanza alla cosa. Il giorno dopo, Gordo si presenta a casa loro in cerca di Simon. La donna lo informa che il marito è ancora in ufficio e Gordo ne approfitta per dare a lei una lista di numeri utili come idraulici e giardinieri e successivamente le fa i complimenti per la casa. Robin, per non essere sgarbata, lo invita a entrare, dicendogli che in ogni caso Simon dovrebbe tornare a casa da un momento all'altro. Avendo cucinato più del necessario, lo invita a rimanere anche per cena. Più tardi quella sera, Gordo chiede a Simon se si sente ancora con i vecchi compagni di classe, ma lui gli risponde che dopo la maturità ha perso i contatti con tutti. Gordo gli dice che fin dai tempi della scuola sapeva che avrebbe avuto una vita di successo e ora ha la conferma di averci visto lungo e dice di essere molto contento per lui. Quando Simon gli chiede della sua vita, Gordo gli risponde che dopo la scuola si è unito all'esercito. Tuttavia, quell'esperienza non è durata molto e da lì in poi, senza entrare nel dettaglio, afferma che gli sono successe parecchie cose, alcune buone, altre meno. Gordo sembra aver bevuto qualche bicchiere di troppo e ad un tratto inizia a ripetere con insistenza di essere davvero felice per lui. Rimasti soli, Simon fa notare alla moglie la stranezza dell'uomo. Gordo parlava come se da ragazzi si conoscessero bene, ma lui la assicura che a scuola erano tutto fuorché amici. La sera dopo, la coppia partecipa ad un party aziendale organizzato dalla compagnia per cui lavora Simon e quando più tardi rientrano a casa trovano un altro regalo di fronte alla porta. Insieme a del cibo per pesci c'è un biglietto nel quale Gordo li ringrazia per la cena e subito dopo notano che ha regalato loro anche dei pesci. Robin vorrebbe scrivergli per ringraziarlo, ma Simon le dice che quel comportamento non è normale. Non a caso le rivela che a scuola era conosciuto da tutti come Gordo lo strambo. Robin tuttavia crede che sia solo una persona incompresa. La mattina seguente, mentre la donna si mette al computer a lavorare, vediamo che Gordo è di nuovo alla loro porta. L'uomo chiede ancora di Simon, ma Robin gli dice che è al lavoro e ancora una volta, per non essere scortese, lo invita dentro per una tazza di tè. Gordo la aiuta a installare la nuova TV e Robin gli dice che Simon apprezzerà sicuramente molto la cosa. Gordo poi insiste per aiutare anche con la spazzatura e mentre cerca il bidone dei rifiuti si accorge di una nota attaccata al frigo, dove è riportato il soprannome con cui veniva preso in giro a scuola. Visibilmente scosso, esce velocemente dalla casa. Più tardi quella sera invitano a casa alcuni amici per un aperitivo. Simon racconta a tutti quanti di Gordo lo strambo, divertendosi a prenderlo in giro. A quanto pare, dopo esserci rimasto male per quanto letto sul frigo, Gordo li ha chiamati poche ore dopo, invitandoli a cena insieme ad un'altra coppia. Scherzando, gli amici gli dicono che se dovessero decidere di andare, Gordo li farà sicuramente a pezzettini con un'accetta. Nella scena successiva vediamo che alla fine Simon e Robin hanno deciso di accettare l'invito e una volta arrivati a casa sua sono scioccati nel vedere l'enorme villa in cui vive. Gordo gli dà il benvenuto e li fa accomodare dentro. Quando gli chiedono dell'altra coppia, Gordo dice loro che purtroppo hanno tirato pacco all'ultimo minuto e per questo motivo per quella sera saranno solo loro tre. Mentre prepara loro qualcosa da bere, riceve una chiamata urgente di lavoro e dice alla coppia che ha bisogno di assentarsi per pochi minuti. Una volta uscito di casa, lo sentono montare in macchina e andare via. Simon e Robin fanno fatica a credere che Gordo li abbia davvero lasciati lì da soli in quel modo. I due discutono di quanto sia strana quella situazione e Simon è convinto che Gordo abbia qualche tipo di strana ossessione verso la moglie. Non a caso si presenta sempre a casa loro quando lui è a lavoro. Quando pochi minuti dopo Gordo ritorna, Simon gli chiede che lavoro faccia per permettersi una casa così grande. Dopo un momento di silenzio, Gordo dice di avergli mentito e che la chiamata che ha ricevuto in realtà era la sua ex moglie che di recente se n'è andata di casa. Si è allontanato in quel modo per risparmiarle dalla sicura litigata che avrebbe avuto al telefono. Robin si dice dispiaciuta, ma il marito non sembra essere troppo convinto della sua storia.
Quando Gordo propone loro di iniziare a cenare, Simon invita Robin ad uscire e dargli un paio di minuti per poter parlare da solo con lui. Senza giri di parole, dice a Gordo di non gradire la sua compagnia e dopo averlo invitato a risolvere i suoi problemi personali, gli chiede cortesemente di non farsi più vedere o sentire. Robin, turbata da quella serata, alla notte fa fatica a dormire. Il giorno seguente, quando torna a casa dalla sua solita corsa mattutina, la donna nota che tutti i pesci sono morti. Pensando che dietro ci sia la mano di Gordo, Simon si dirige a casa sua per confrontarlo. Con sua sorpresa, però, trova un'altra famiglia che vive lì, che non ha idea di chi sia Gordo. Più tardi quella sera, mentre Simon dorme, Robin fa ancora fatica ad addormentarsi e decide di prendere dei sonniferi. Mentre va in bagno, si accorge che c'è una luce accesa in corridoio e si dirige lentamente verso l'ingresso per controllare. Con sua sorpresa, trova il loro cane alla porta. La mattina seguente, Robin vede che c'è una lettera di Gordo tra la posta. Nella lettera, l'uomo chiede scusa per avergli mentito, dicendogli che si sarebbe vergognato a far vedere loro dove vive veramente. Promette loro che li lascerà in pace e aggiunge anche di aver perdonato Simon. Dopo tutti quegli anni è disposto a lasciare andare quello che è successo in passato. Quando Robin chiede a Simon a cosa si riferisca, il marito gli risponde semplicemente che l'uomo è mentalmente instabile e giura di non averne idea. Il giorno successivo, dopo un meeting con alcuni clienti, Simon viene a sapere che l'azienda sta valutando una sua possibile promozione e che c'è solo un altro contendente per la stessa posizione, un certo Danny McDonald. A casa, mentre Robin sta preparando da mangiare, all'improvviso avverte dei rumori e, spaventandosi, rovescia una bottiglia. La donna si dirige lentamente a controllare, ma dopo aver fatto pochi passi, presa da un attacco di panico, collassa a terra. Nella scena seguente vediamo che quando Robin si risveglia trova Simon seduto in cucina ad attenderla. Il marito le dice di averla trovata distesa a terra svenuta quando è tornato a casa la sera prima. Robin ha paura di Gordo e vuole che Simon lo chiami per chiedergli scusa e sistemare una volta per tutte le cose con lui. Il marito però non ne vuole sapere e attribuisce le sue paranoie ai sonniferi che sta prendendo di nascosto. Robin lo interroga ancora una volta sul loro passato, ma Simon evita di rispondere alla domanda e le dice semplicemente di smettere di pensare a Gordo, perché come è scritto nella lettera non darà loro più fastidio. Con il passare del tempo la coppia torna un po' alla volta ad avere una vita normale e un giorno Robin fa un regalo a Simon, un test di gravidanza positivo. A distanza di qualche mese ora vediamo che Robin ha il pancione e un pomeriggio, mentre è in compagnia di amici e familiari, apre i regali per il futuro nascituro. Più tardi, mentre passeggia con la sorella di Simon, le chiede se abbia mai sentito parlare di un certo Gordo. Con sua sorpresa le racconta che ai tempi della scuola Gordo veniva bullizzato per la sua presunta omosessualità. Un giorno lo hanno trovato in macchina mentre veniva molestato da un altro ragazzo e a causa di quell'episodio è stato costretto a trasferirsi in un'altra scuola. La sorella però le consiglia di chiedere a Simon, perché sono stati proprio lui e il suo amico Greg a riportare quell'incidente. Tuttavia, più tardi quella sera, vediamo che Robin non chiede niente al marito. Il giorno seguente, come al solito, Simon esce di casa per andare a lavoro e Robin approfitta della sua assenza per rovistare tra le sue cose. Attraverso alcuni documenti scopre che Simon, oltre ad un certo Danny McDonald, ha fatto fare dei controlli approfonditi sulla vita di Gordo, che a quanto pare ha passato la maggior parte della sua vita dentro e fuori di prigione. In seguito fa una veloce ricerca su Greg Pearson, il compagno di scuola di Simon, e dopo aver scoperto dove lavora, decide di andare a parlarci. Greg le rivela che è stato Simon a mettere in giro la voce che Gordo fosse gay e anche la storia della molestia era completamente inventata. Quando Robin gli chiede il motivo, Greg le risponde che Simon era un bullo e molto semplicemente si divertiva a tormentare i ragazzi più deboli. Purtroppo a Gordo gli è rovinato completamente la vita. Per colpa di quella vicenda, infatti, il padre, pensando che il figlio fosse gay, ha tentato di bruciarlo vivo. Il padre in seguito è stato arrestato, mentre Gordo è stato spedito all'accademia militare. Tornata a casa, Robin si confronta con Simon, rivelandogli quanto ha appreso da Greg e implora il marito di scusarsi con Gordo. Simon però sminuisce la cosa e le dice di non avere intenzione di chiedere scusa per una ragazzata accaduta più di 20 anni fa. Quando le chiede se sia stata bullizzata anche lei a scuola, Robin lo schiaffeggia, dicendogli che era un bullo allora ed è un bullo ancora adesso. La moglie gli ripete che deve scusarsi con Gordo e che se non lo vuole fare per lui, dovrebbe almeno farlo per il bene del loro rapporto. Più tardi vediamo che Simon è seduto ad un locale dove Gordo sta lavorando come intrattenitore. A fine serata lo raggiunge nel parcheggio e gli porge le sue scuse.
Gordo, tuttavia, capisce che nelle sue parole non c'è sincerità e che è lì solo perché Robin lo ha costretto. Simon diventa improvvisamente molto aggressivo e dopo avergli dato un calcio gli preme con forza la testa a terra intimandogli di accettare le scuse. Prima di andarsene gli ripete di stare lontano dalla sua famiglia, perché in caso contrario questa volta gli rovinerà per davvero la vita. Tornato a casa, Simon racconta a Robin che Gordo ha apprezzato davvero molto le sue scuse e mentre la abbraccia le dice che il capitolo è finalmente chiuso. Qualche giorno dopo vediamo che Simon è a casa con alcuni colleghi che festeggia la sua nuova promozione. Ad un tratto un rumore molto forte spaventa il gruppo e pochi secondi dopo una pietra sfonda la finestra della sala. Quando Simon esce fuori per controllare, viene spinto via da un uomo che sta provando a scappare. Tuttavia Simon riesce a raggiungerlo e a buttarlo a terra e con suo stupore vede che l'uomo non è Gordo, ma è Danny MacDonald, l'altro candidato alla promozione. Danny accusa Simon di aver imbrogliato per ottenere la posizione e di aver mandato ai suoi capi delle mail denigratorie sul suo conto, non solo facendogli perdere la promozione, ma facendolo anche licenziare. All'improvviso a Robin si rompono le acque e viene portata velocemente in ospedale dove nel giro di poco tempo dà alla luce un maschietto. La mattina seguente Simon riceve una chiamata dal suo capo. A quanto pare le cose affermate da Danny sono vere e Simon viene invitato a liberare il suo ufficio il prima possibile. Poco dopo avvisa la moglie che ha bisogno di tornare un attimo a casa per controllare l'installazione della nuova finestra. Tuttavia, prima di andarsene, Robin gli dice che una volta dimessa non vuole tornare a casa insieme a lui, lasciando intendere che vuole il divorzio. Arrivato a casa, Simon trova un pacco regalo davanti alla porta. Gordo nel frattempo si presenta in ospedale ed entra nella stanza di Robin mentre la donna dorme. Quando Simon apre il pacco, all'interno trova un porta neonati e altri 3 pacchetti. Il primo contiene una chiave che scopre presto aprire la porta di casa sua. Il secondo invece contiene un CD. Quando lo mette nel lettore sente la registrazione della conversazione che lui e la moglie avevano avuto la sera in cui Gordo li aveva invitati a cena. Nell'audio si sente Simon che lo prende in giro chiamandolo Gordo lo strambo. All'ospedale la moglie si sveglia ed è sorpresa nel trovarsi Gordo lì di fronte a lei. L'uomo si congratula per il parto e le chiede se sia maschio o femmina. Nel frattempo Simon apre il terzo pacchetto. All'interno c'è un DVD con la scritta "Guardami". A quanto pare Gordo li registrava di nascosto e il giorno in cui 9 mesi prima Robin era svenuta era stato lui ad aver messo qualcosa nella bottiglia da cui stava bevendo. Nelle immagini poi si vede Gordo che indossa una maschera e mentre è a fianco a Robin inquadra il letto facendo intendere le sue intenzioni. Prima di interrompere la registrazione accarezza la pancia della donna e fa un cenno di saluto a Simon. In ospedale Robin chiede a Gordo chi lo abbia conciato così e l'uomo le risponde che è stato suo marito. Mentre Simon si precipita all'ospedale prova a chiamare la moglie al telefono, ma la donna non risponde. Quando alla fine raggiunge la sua stanza vede che Robin non è più lì e quando esce in corridoio a cercarla scorge Gordo che sta prendendo l'ascensore. Simon scende velocemente le scale per provare a raggiungerlo, ma quando le porte dell'ascensore si aprono Gordo non c'è. Uscito fuori dall'ospedale riceve una chiamata dallo stesso Gordo, che in realtà vediamo essere ancora dentro l'edificio. Gordo, rifiutandosi di dirgli se ha davvero stuprato Robin, gli chiede come ci si senta a non sapere la verità. Il desiderio di conoscere la realtà delle cose ora dovrebbe fargli tornare in mente un episodio del passato per il quale non ha mai voluto fare chiarezza. Adesso sa cosa si prova quando si avvelenano le menti delle persone con certe idee. Gordo gli dice che ha stuprato la moglie. O forse no. L'unico modo che ha per capirlo è guardare il neonato negli occhi, perché gli occhi, dice, non mentono mai. In preda al panico, Simon rientra in ospedale e dopo aver trovato Robin con il figlio in braccio, prova disperatamente a guardare i suoi occhi per cercare di capire chi sia il padre. L'infermiera poco dopo chiude la tenda e Simon, con il matrimonio a pezzi e la carriera distrutta, si lascia andare alle lacrime inginocchiandosi a terra. Nella scena finale vediamo Gordo che osserva con soddisfazione la sua vendetta portata finalmente a termine e allontanandosi si sfila il tutore dal braccio.